Sì, ora credo di aver realizzato piano piano, è un'emozione che comunque ti porti dentro e quindi ci metti un po' per cogliere cosa tu abbia provato realmente in quel momento e dentro di me ho pensato dai, corri a scaldarti e se poi cambia idea che succede? Ha chiamato pure Edin, io credevo per farlo entrare, invece si levava gli scarpini e quindi quando ho visto che si stava levando gli scarpini, diciamo, ho tirato un sospiro di sollievo, ho detto fortunatamente credo sia arrivato il mio momento e lì ho realmente sperato che mi facesse entrare. Ho aspettato questo momento per molto tempo, diciamo che sono stato fermato da molti infortuni, quindi la strada per arrivare a questo momento è stata un po' tortuosa, ho dovuto affrontare molte cose e proprio per questo credo che la soddisfazione sia ancora più grande perché parlando dell'infortunio inizialmente ero un po' spaventato perché mi sono dovuto operare una ricaduta alla frattura del quinto metatarso nello stesso punto che mi ero fratturato appunto a novembre ed è avvenuta in piena estate nel momento clou del ritiro, quindi inizialmente non l'ho vissuta molto bene, poi per fortuna sono rimasto sul pezzo e mi hanno aiutato la mia famiglia e molte persone che mi sono state vicine e sono riuscito a superare quel momento. Un'etta area di rigore prolungatissima, Bove! La prima volta che ho avuto un pallone tra i piedi me la ricordo perché mio padre me la racconta sempre, perché sfortunatamente ho tirato un calcio fortissimo addosso a una persona che stava passando, una persona anziana e l'ho presa sul volto e quindi mi ricordo che papà pure era rimasto subito destabilizzato dalle mie caratteristiche perché un bambino piccolo e comunque calcia il pallone con quella potenza ancora non l'aveva visto e quindi era rimasto sorpreso. Provengo comunque dalla Boreale, che è una società a cui tengo molto e a cui sono legato. Mi ricordo di aver fatto solo un provino e non sapendo di essere stato preso sono venuto comunque a fare il campus estivo della Roma e quando sono venuto qui per iscrivermi al campus c'era Bruno con tutta la dirigenza che controlla tutti i campus e vado per iscrivermi e mi fa "E tu che ci fai qui che già sei stato preso per il gruppo dell'anno prossimo?" Il calcio da sogno è diventato un obiettivo concreto quando ho scelto il calcio al posto del tennis, perché io giocavo ad altissimo livello sia a calcio che a tennis contemporaneamente. C'erano settimane in cui mi allenavo 3 volte a settimana a calcio e 3 volte a tennis, con la partita la domenica. È arrivato un momento in cui mi sono trovato a dover scegliere appunto come il mio amico Flavio Cobolli che ha preso un'altra strada diversa dalla mia, e lui ha scelto il tennis e io ho scelto il calcio. A Roma mi piace tantissimo. Il mio posto preferito, io abitando vicino comunque al centro, è Via dei Fori Imperiali, camminare lì mi piace moltissimo con i fori, il Colosseo. La maglia della Roma per me è una grandissima cosa. Io negli anni sono riuscito proprio ad amarla e a fare di tutto per la maglia, perché ho imparato ad apprezzare il vero romanismo che secondo me a volte viene tralasciato, perché i tifosi della Roma vanno al di là proprio del campo, di quello di come ti comporti, c'è una fede dietro che moltissime altre città al mondo non possono e non potranno mai comprendere. Roma è una delle piazze che secondo me è una delle piazze più belle che possano esistere e quindi per la maglia io darò sempre tutto.
De Rossi per la sua voglia, per il suo attaccamento, per la sua umiltà dentro e fuori dal campo. Mi ispiro molto a lui perché mi piace moltissimo come tipo di giocatore, anche per le doti tecniche e fisiche. Spero di poter migliorare ed avvicinarmi a lui il più possibile. Il prototipo di centrocampista moderno è quello che si inserisce, che fa gol, è quello che comunque fa sia la fase offensiva che la fase difensiva. Io mi ci rivedo molto perché credo che sia la cosa più importante, fare entrambe le fasi e comunque giocare di intelligenza e cercare di sbagliare meno passaggi possibili. Poi quando ci sono doti innate dentro di te che ti portano ad inserirti e a cercare il gol, le devi sfruttare e quindi da questo punto di vista provo comunque ad inserirmi sempre a cercare di fare gol. Bisogna continuare ad allenarsi, cercare sempre la miglior versione che tu possa dare sia in campo che fuori dal campo. È un punto di partenza, l'esordio per una carriera che spero sia la più lunga possibile, perché è quello che sogno fin da bambino, è quello per cui ho lavorato ed è quello che voglio fare.